Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche sorpresive, ovvero le sorprese che arriveranno nel prossimo trimestre. Ok, abbiamo la carta dell'eremita, amici dell'Aquario. Può essere un momento di introspezione, un momento di isolamento, un momento di percorso di crescita che di solito si fa in solitaria. È una carta di forte introspezione ed è una carta, mi viene da dire anche quasi di conoscenze occulte di se stessi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e ci sono anche i link in descrizione dei videocorsi gratuiti presenti sul canale. Sono due. Uno è un corso di metafisica sui chakra e l'altro è un corso di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia sorpresiva di... partiamo con un cavaliere di coppe. Un 7 di spade. Cavaliere di spade. Due di spade. Torre, mondo, e fante di coppe. Ragazzi, tante spade devo dire. Sono curiosa di andare a vedere questo 7 di spade e la torre. Partiamo dal cavaliere di coppe. È come se qui qualcuno potesse ricevere o magari avesse già ricevuto una proposta, un'offerta, qualche tipo di dialogo che è stato aperto. Andiamo a vederlo. Sacerdotessa. Potrebbe essere un'offerta di aiuto anche. 5 di coppe. Datemi una carta per la sacerdotessa. 5 di bastoni e 7 di spade. Che interessante. Andiamo a vedere questo 7 di spade. 6 di spade e 8 di pentacoli. Dunque, potrebbe risuonare con qualche questione anche lavorativa, perché ho come la sensazione, ragazzi, che qua qualcuno abbia avuto un'offerta, una proposta o comunque in passato è stato detto o data l'opportunità di aumentare il livello, aumentare il ruolo, avere un aumento di stipendio, come se ci fosse stato, sì, come se ci fosse stata una promessa che io ho la sensazione, con sorpresa, come se scopriste qualche cosa. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Re di bastoni. Può essere che qualcuno veramente debba essere trasferito a livello di lavoro, oppure ci sia un cambio a livello di quotidianità.
Con questo 7 di spade che è ripetuto 2 volte, credo che qualcuno o l'abbia giocata sporca o in un certo senso la stia giocando sporca. E con questo 7 di spade ho come la sensazione che le cose verranno a galla nel prossimo trimestre. Andiamo a vedere il 2 di spade. La la. Imperatore, torre, sole e re di spade. La torre di nuovo si ripete. È come se ci fosse una scelta da dover fare, ma non è una scelta del tipo vado a destra o vado a sinistra, è una scelta del tipo ma voglio veramente credere o no? Perché di nuovo, scusate, il 2 di spade è una carta che mi parla comunque di introspezione, di dubbi e mi risuona un pochettino con la carta dell'eremita, devo dire. Qui c'è anche un matto e un re di bastoni. Io ho l'idea che ci sia un nuovo inizio. Una cosa vi devo dire, qualsiasi sia questo inizio, questo cambio, questa proposta che vi fanno, fate attenzione alla velocità, ossia non fate le cose troppo di corsa, perché avendo anche questo matto per qualcuno la fretta potrebbe portare a una sorta di ingenuità, a sottovalutare certi aspetti della situazione o della relazione. Andiamo a vedere la torre. È come se non voleste accettare qualche cosa. Può essere una bugia, può essere... Ah, fate attenzione ragazzi, che con 2 volte il 7 di spade potrebbero esserci dei furti, magari sul lavoro o nel bar dove andate di solito o nel negozio dove andate di solito. Andiamo a vedere la torre. 4 di coppe e carro. Sì, insomma, diciamo che questo periodo, magari all'inizio potreste non voler fare questa scelta, questa decisione o voler accettare questa realtà che viene a galla. Ehm, Però appunto io ho l'idea che la fase di eremita vi serve proprio per capire che tipo di direzione dare a questa nuova situazione. È come se doveste vedere chiaro quello che prima con il sole al rovescio non si vedeva. Il 4 di coppe è una carta che ci indica l'essere focalizzati solo su quello che si ha davanti e non su quello che c'è intorno. Quindi qui è come un po' la necessità, se vogliamo, di cambiare direzione. C'è anche il mondo, mondo e carro per qualcuno fanno riferimento a un trasferimento, un viaggio potrebbe essere, un qualche tipo di ehm, anche di compimento con la carta del mondo, come se finalmente tra la torre e il mondo si concludesse questo ciclo. Vi dico, è facile che questo 7 di spade, siccome qui abbiamo un 6 di spade, sia collegato anche a un modo di vedere la realtà. Cioè, io avevo questo tipo di credenze, di ideologie che ho assorbito durante l'infanzia e mi rendo conto, con mia sorpresa, che sono cose che adesso non mi servono più, idee che adesso non mi servono più. Non lo so, siccome il 7 di spade è una carta di avidità, potrebbe essere che vi hanno insegnato, non lo so, a non sperperare il denaro per dire, o semplicemente a non sprecare e voi ne facciate un po' una ideologia, magari creando anche scontri o screzi per dire sul mondo del lavoro, piuttosto che in famiglia, cioè è come un ok, mi rendo conto che ho questo atteggiamento, ok, mi rendo conto che l'essere così ehm, ossessionata da queste cose non mi fa bene.
Non lo so, vedere le carte così è come se vi facessero un qualche tipo di offerta nel prossimo trimestre, che potrebbe essere anche un po' ambigua per qualcuno, effettivamente. Sì, potrebbe esserci il lavoro, potrebbe anche essere un investimento monetario. Quindi qualsiasi cosa fosse, fate attenzione, perché io ho come l'idea che questa esperienza vi farà rinascere in un certo senso, vi farà vedere dove peccate di ingenuità. Andiamo a vedere il mondo. Ragazzi, questo sette di spade è o qualche tipo di furto o di perdita che potreste avere. Potreste perdere le chiavi della macchina in ufficio o comunque nel posto di lavoro, per esempio, no? Ed è come, ok, devo diventare più responsabile, ok, devo togliermi dalla testa che, non lo so, a me certe cose non succedono e quindi prepararmi la chiave di riserva o cose di questo genere. Perché a me sembra più una presa di consapevolezza, però effettivamente ce l'abbiamo anche qui, eh. Siccome c'è vicino un 5 di bastoni ed sono due carte che ho estratto per spiegare la sacerdotessa al contrario, io ho l'idea che potrebbero essere come delle litigate o delle questioni, magari vi fanno l'offerta del posto di lavoro dove ci sono altri quattro colleghi che vorrebbero il vostro posto di lavoro, potrebbe esserci qualche cosa che non vi dicono, che non è completamente cristallino e qui lo vediamo anche perché c'è il sole al contrario e da lì i dubbi. Capisco che insomma potrebbero esserci dei dubbi, ma devo anche dire però che con la carta dell'imperatore questi dubbi verranno superati, anche perché anche qui avete il carro e il carro è proprio l'uscita dai dubbi, la scelta presa in modo giusto, insomma. Andiamo a vedere il mondo. Wow, gli amanti. E il re di pentacoli. Andiamo a vedere anche il fante di coppe perché ragazzi devo dire che queste carte sono molto belle in conclusione lettura. È come se qui si decidesse finalmente di togliersi certe ideologie, certi modi di fare. Ricordatevi che uno dei significati del sette di spade è l'avidità. Quindi potreste rendervi conto del fatto che siete avidi di clienti, avidi di soldi, avidi di attenzioni. È come se fosse un qualche cosa di cui prendete consapevolezza. E qui con la torre si interrompe. Qui avete due volte il sette di spade e qui due volte la torre. E sento che c'è come un cambio qua di direzione e finalmente un completamento. Allora, la carta degli amanti può fare riferimento a una scelta che si deve effettuare. È come se qui si effettuasse la scelta per amor proprio e si chiudesse il vecchio ciclo con la carta del mondo. E qui sento che con il fante di coppe è come se si aprisse un nuovo ciclo effettivamente. Andiamo a vederlo. Tre di bastoni, infatti, è come se ci fossero dei nuovi progetti. Non vi nego, e quattro di bastoni. Tre e quattro. Sì, è come se il progetto futuro, che per qualcuno, essendoci la carta degli amanti, effettivamente potrebbe essere una relazione, dove qui magari vi offrono un viaggio, vi propongono qualcosa, ma vi rendete conto che magari la persona non vuole spendere, vuole andare, che ne so, in un campeggio invece che in hotel, no? Per dire. Potrebbe anche fare riferimento a quello, la carta della vita. Comunque è come se qui a un certo punto si prendesse consapevolezza di qualche cosa e anche potrebbero essere delle bugie che vi siete raccontati. Sapete, mi viene in mente una cosa, nella società di oggi, ma anche quella di ieri, soprattutto quella di ieri, ci insegnano che ad un certo punto della nostra vita bisogna sposarsi e avere figli, no? E qui ci potrebbe essere come una proposta che effettivamente viene fatta. E voi che ad un certo punto vi chiedete, ma io voglio questa cosa, io voglio veramente, seguendo l'esempio di prima, creare famiglia, vincolarmi, avere figli, voglio veramente queste cose o lo faccio perché penso che siano le cose che io debba fare per rientrare nella normalità della società, per essere accettato o accettata, per avere un ruolo di sicurezza, se vogliamo, o normalità.
come questo tipo di presa di consapevolezza. Comunque, al di là di quello, le carte finali sono molto belle, ragazzi, ma molto belle. Quindi io credo che qui dobbiate solo prendere un attimo consapevolezza di dove volete andare, del tipo di direzione da scegliere e di nuovo il 2 di spade è una carta di introspezione, però è come se dovesse lasciarvi indietro i dubbi, come l'idea che troppi dubbi potrebbero portare alla confusione mentale di cui ci parlano sia il re che il sole al contrario. Invece qua si tratta di darsi delle regole più ferree per perseguire i vostri obiettivi e in base a queste regole stabilire l'obiettivo, o meglio, prima si stabilisce l'obiettivo, poi si fanno le regole per arrivare all'obiettivo, dopodiché ci si muove, ci si sposta. Quindi potrebbe essere un cambio di relazione, vi dirò, un cambio di attitudine all'interno di una relazione, un cambio di residenza e anche un cambio di lavoro. È un cambio, ragazzi, perché qui credo che prenderete consapevolezza della direzione che voi volete seguire e di quello che potrebbero essere le bugie che vi siete raccontati o quello a cui siete rimasti legati fino ad adesso perché credevate essere nel giusto. È come se questo trimestre fosse un momento eureka, un momento... allora, se sapete che cos'è il risveglio spirituale, vi dico che di solito c'è prima il momento torre e poi il momento eremita, cioè prima il momento dove ci cascano le certezze, ci cascano le sicurezze anche, dopodiché c'è un momento dove uno fa un attimo un riesame di coscienza e ok, non ho più il lavoro, ipotesi, non ho più il lavoro. Voglio continuare a cercare in questo settore o voglio provare a creare qualche cosa di mio? Vi ricordo che l'eremita è la carta degli imprenditori, dei lavoratori autonomi. Oppure potrebbe essere, non lo so, invece che il lavoro, voglio andare a vivere all'estero, quindi lì il cambiamento, se vogliamo, lo state creando voi, il momento torre, dove ok, non mi piace più la vita che vivo, voglio andare all'estero. Vi dico estero perché abbiamo un mondo e carro, quindi potrebbero esserci effettivamente dei trasferimenti all'estero. E qui è un po' il cosa posso fare, cosa posso creare, che tipo di offerta posso progettare per arrivare alla stabilità del 4 di bastoni. E io ho come la sensazione che questo trimestre serva appunto perché voi possiate rendervi conto di che cosa volete. Qui non vi nego che potrebbe anche esserci una conoscenza, ehm, considerato proprio questo gruppo di carte, devo dire che potrebbe arrivare inaspettatamente anche una conoscenza ehm, che vi ridarà un po' di sprint, mi viene da dire. Potrebbe essere anche una persona con una certa posizione sociale, però allegra, dinamica, piena di idee, piena di entusiasmo per la vita. Fatemi sapere come vi risuona. Allora, adesso andiamo a vedere delle carte degli oracoli che così vi aiutino a riflettere sul momento presente che state passando. Allora, queste carte, le carte blu, indicano una difficoltà che magari state attraversando in questo momento. Perché mi è difficile vivere nella gioia? Sapete, no, che si dice che la felicità o la gioia molte volte è una scelta. Poi abbiamo le carte gialle che ci dicono quale potrebbe essere una possibile credenza limitante perché ho paura di non essere amato. Wow. E la seconda è perché subisco un'influenza esterna. Quello che un po' vi ho detto prima, il fatto che uno pensi di dover fare certe cose per rientrare nella normalità delle persone, per essere accettato, per essere amato. E qui il condizionamento effettivamente potrebbe essere da qualcuno di esterno, potrebbe anche essere un capo, ovviamente, un collega o cose per lo stile. E le carte rosse sono invece un pensiero da contemplare. Parlo con quella parte di me che ha paura e vengo a patti con essa. Anche questo è molto interessante. La confusione mentale molte volte porta al,
al fatto che si crei paura, insomma. Andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Ma che bello! Introduci l'umorismo sarebbe, nella tua vita. E qui c'è un clown, un pagliaccio, mi fa venire in mente il due di pentacoli. Lezione di oggi: analizza se realmente hai senso dell'umorismo, senso dell'umore, vabbè. Perché la guarigione è più facile se ne applichi un pizzico. Il sorriso può alleviare quasi qualsiasi cosa, almeno le irritazioni giornaliere. L'obiettivo: introduci l'umorismo in tutto quello che ti causa stress, sia che sia una delle risposte più... No, scusate, visto che è una delle risposte più empoderate, empoderadas, che vi danno più potere e che potete ottenere. E che dallo spagnolo empoderarsi vuol dire impadronirsi praticamente, impoterarsi. Il potere è poder, empoderarsi è prendere potere. Però nello spagnolo con una parola sola si rende bene l'idea. Ok, andiamo a vedere quanti, acciderbolina, 27, scambiarsi doni. Quindi qui parla di reciprocità. Poi abbiamo carta numero 14, a dire il vero, e qui c'è la maschera e mi ricorda questi due sette di spade che avete qui. A dire il vero non so se è quello che voglio io, è per quello che probabilmente c'è l'eremita. Avete bisogno di un momento per capire se dove state andando è effettivamente la strada dove volete andare. Carta numero 44, il pensatore. E sì, effettivamente è un momento riflessivo. Io credo che vi renderete conto in questo trimestre, appunto, con vostra sorpresa, che fino ad adesso avete perseguito una strada, una carriera, una relazione, qualche tipo di obiettivo che non è più in allineamento con voi, e credo che lavorerete anche per cambiare, soprattutto nell'ultimo mese. Ora, la lettura è temporale, quando l'ascoltate non importa. Calcolate 3 mesi da quando ascoltate la lettura. Verso il terzo mese, secondo me, ci sarà questo super cambio. Ah, vi faccio notare una cosa. Qui avete il 44, qui avete il 4, le anime gemelle. Questa è una carta numero 14. Mi ha colpito adesso questa cosa e quindi ve lo volevo dire, no? Bene, cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video, e per iniziare un percorso di crescita con me personalizzato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente, per chi ha piacere può anche abbonarsi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, però chiaramente in un modo un po' più generico. E poi sempre nel percorso degli abbonati ci sono anche temi che riguardano l'astrale, la metafisica, la metamedicina, ci sono delle meditazioni, ci sono tecniche per rielaborare i traumi, insomma date un'occhiata alle playlist con le copertine lilla. Se voi entrate vedete i titoli dei video, così vi fate un'idea. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!